Ben trovate e ben trovati da Ivan Fiorillo. Un caro saluto a tutti, soprattutto però da Alessandro, che è stato il primo a collegarsi. Ciao Ale. Mercoledì è uscito il primo numero della mia nuova rubrica sul quotidiano online Ferrara Italia. Trovate in descrizione il link. La rubrica si chiama Bufale e bugie. Ma perché questo nome? Intanto c'è da dire che il nome lo avete scelto voi stessi. Sì, perché negli scorsi giorni ho fatto dei sondaggi sui miei canali social chiedendo appunto se vi piaceva questo nome. Un nome che non ho dato io, ma adesso ve lo dirò. Ebbene, con una votazione quasi bulgara ha vinto il sì. E quindi io stesso ho votato sì, perché appunto non sono stato io a ideare questo nome, ma è stato inventato dal direttore del giornale appunto dove compare questa rubrica, che mi ha affidato questo compito. Io ho votato sì perché a me piaceva questo nome. Secondo me infatti centrava appieno il fulcro del problema. Bufale e bugie. Intanto c'è da dire che è stata affidata a me questa rubrica perché da anni mi occupo del fenomeno dell'informazione, buona informazione e cattiva informazione. E il titolo è stato ideato dal nuovo direttore di questo giornale, di cui tra un po' vi parlerò, che è subentrato al precedente all'inizio del periodo di confinamento, quindi intorno a marzo di quest'anno. Ebbene, mi ha individuato come nuovo autore per questa nuova rubrica e ha scelto questo titolo che adesso vi spiegheremo, cercheremo di comprendere insieme perché anche a me piaceva. Bufale e bugie. Da un lato quindi le bufale, cioè le notizie farlocche, le fregature che troviamo, attenzione, nei canali di informazione ufficiale, e dall'altra le vere e proprie bugie, cioè le menzogne, le ricostruzioni artificiali, decaffeinate che vogliono trasmetterci. Bene, questi due piani del problema centravano appieno quello che è l'obiettivo appunto di questa nuova rubrica. Identificare le notizie un po' menzognere, del tutto inventate, e quelle invece che devono essere spiegate meglio al popolo italiano a cui vengono consegnate. E dicevamo di questo nuovo direttore, che è Francesco Monini, che è subentrato al precedente volendo anche come dire, restaurare questo giornale. Sta effettuando un vero e proprio restyling che si concluderà tra qualche mese, tra poche settimane, e c'è da dire che questo aggiornamento del giornale ha avuto un grande successo. Le visualizzazioni e il numero dei lettori è di molto aumentato rispetto agli anni scorsi. Ma perché Ferrara Italia? Intanto fatemi ricordare una cosa: io ho voluto dedicare questa rubrica, Bufale e bugie, al compianto Giulietto Chiesa, uno dei giornalisti italiani più importanti in Italia e non solo, uno degli intellettuali più grandi del nostro paese e del nostro tempo. Pensate, ci lasciava esattamente 3 mesi fa. Era la notte tra il 25 e il 26 aprile di quest'anno. Bene, a lui ho voluto dedicare questa rubrica. E pensate che questo è il 4º anno che io scrivo su questo quotidiano, un quotidiano online, Ferrara Italia. Perché lo scelsi ormai 3 anni fa? Lo scelsi per 2 motivi principali. Il primo motivo è che si tratta di un quotidiano indipendente, non ha quindi alle spalle dei finanziatori strani, non c'è Fininvest, non c'è Soros, non c'è la Glaxo, insomma, si autoproduce. L'editore è lo stesso appunto che dirige il giornale. Ci autofinanziamo. Pensate che noi che collaboriamo a questo giornale non prendiamo alcun compenso, lo facciamo quindi a titolo volontaristico. Ma c'è anche un altro motivo: oltre ad essere infatti un quotidiano, perché si aggiorna quotidianamente, indipendente, è anche un modo nuovo di vedere l'informazione sul web. Voi sapete che da quando l'informazione è sbarcata su internet è stata la cronaca in diretta ad essere protagonista, fin quando però non sono arrivati i social, e lì i giornalisti hanno perso in partenza, perché non si poteva combattere con i cittadini per arrivare prima di loro stessi, che nel territorio ci vivono e quindi erano più in grado di darci le notizie in diretta, anche se non filtrate naturalmente. E quindi ecco che piano piano nel corso degli anni sono nate delle realtà diverse dal classico fornire la notizia proprio pochi minuti dopo che questa è accaduta. E cioè sono nate delle testate. Ferrara Italia è una delle pochissime del genere in Italia, ed è anche molto seguita, non solo a Ferrara, ma anzi la maggior parte dei lettori si trova nel resto d'Italia.
testate che si concentrano sull'approfondimento piuttosto che sulla cronaca. Non la cronaca, ma l'approfondimento è uno dei claim di questa testata. Non notizie in diretta, trovate notizie anche a distanza di giorni da quando si sono verificate, ma ciò che i collaboratori di Ferrari Italia cercano di consegnare al pubblico è un approfondimento, ovvero un'interpretazione delle notizie e dei fatti che accadono. Dove? Bene, l'impostazione del giornale viene definita così, glocal, ovvero allo stesso tempo globale e locale. Il punto di partenza è sì Ferrara, ma in realtà non è solamente Ferrara. Dobbiamo considerare Ferrara come un esempio che serve a dirci qualcos'altro, ovvero dobbiamo considerare il punto di partenza la comunità, che può essere la comunità di questa città, ma è la comunità in generale di tutto il nostro paese, quindi di tutta la cittadinanza italiana, dal locale, dalle notizie che accadono nelle nostre più piccole comunità, fino ai risvolti che queste notizie possono avere, questi fatti possono avere sia a livello nazionale sia a livello internazionale, anche al contrario, tutti quegli avvenimenti che avvengono nel grande mondo e che possono avere delle ripercussioni nelle più piccole comunità. Comunità in che senso però? Anche qui voglio recuperare un significato, un grande significato che dava Giulietto Chiesa al concetto di territorio. Sì, il territorio è la nostra mente, il territorio sono le nostre aspettative, è il nostro corpo, è il luogo in cui viviamo, è la città, è lo stato in cui esercitiamo la nostra democrazia. E quindi qui appare lampante, chiaro come il sole, qual è il fatto che lo sposalizio tra la mia rubrica Bufale Bugie e il quotidiano Ferrari Italia, dove scrivo da tanti anni, non può che consumarsi in maniera molto felice. Tutto questo serve per informare di più la gente, per attuare una sempre più completa democrazia nella nostra comunità in senso più grande che possiamo dare a questo termine. Io vi ricordo che potete anche continuare a mandarmi le segnalazioni, se mandate le segnalazioni all'indirizzo email che trovate nelle informazioni del mio canale YouTube. Però attenzione, l'unico modo per riuscire a raggiungere un numero più grande possibile di persone è quello di condividere. Non teniamo per noi stessi tutto quello che vediamo e quello che leggiamo, ma mandiamo questi video, per esempio, perché nelle descrizioni già sono contenuti i link agli articoli cui si fa riferimento. Ecco, inviamoli ai nostri contatti, bastano pochi contatti, basta che ciascuno di noi faccia questo in modo tale che più persone possibili possano essere informate da queste cose, perché le notizie che trattiamo non sono fini a se stesse, ma hanno un grande impatto, possono avere un grande impatto se vengono recepite dalle persone che le leggono, un grande impatto sulla vita politica, la vita sociale di tutti noi. Questo è lo scopo dello Scettico, questo è lo scopo di Ferrari Italia. Scrivere per un giornale non vuol dire avallare tutto ciò che questo giornale pubblica. Secondo me ognuno si prende le responsabilità di quello che scrive, l'ho sempre fatto, ogni collaboratore di Ferrari Italia in questo caso lo fa, e dunque se uno di noi scrive appunto su questo giornale non vuol dire che automaticamente è d'accordo su tutto quello che questo giornale pubblica. Un altro claim infatti di Ferrari Italia è idee e opinioni a confronto. Non troverete un'unica linea editoriale dalla quale non si può sforare, no, sono varie voci che si possono confrontare su questa piattaforma e si possono confrontare anche con le opinioni di voi lettori. Ciò che io faccio per esempio in questa rubrica è mostrarvi semplicemente dei dati ufficiali appunto, e lasciare appunto al lettore la libera interpretazione di questi dati, come questi dati possono influire sulla nostra vita sociale. Dunque, mandatemi ancora le vostre segnalazioni sull'indirizzo email, condividete questo video sia sui vostri canali social sia in privato alle persone a voi care, solo così possiamo raggiungere un numero più grande di persone possibile, ed è l'obiettivo che ci siamo prefigurati con questa rubrica, sia io sia il quotidiano. Iscrivetevi anche sul blog se volete ricevere in anteprima tutte le inchieste. Il nostro appuntamento quindi è per mercoledì, lo ricorda anche Samuele che saluto, grazie. Mercoledì ci sarà la seconda uscita di questa rubrica Bufale e Bugie su Ferrari Italia, invece il nostro appuntamento live sarà come sempre domenica pomeriggio, quindi ci vediamo tra 7 giorni alle 18 su YouTube per discutere insieme della seconda inchiesta pubblicata appunto su Ferrari Italia. Ricordatevi, quello che loro oggi chiamano complottismo un tempo si chiamava giornalismo. Continuiamo a dimostrarlo e facciamolo sapere a tutte le persone a cui possiamo farlo sapere. A presto da Ivan Fiorillo.